Con la melissa che cosa ci facciamo? L'acqua di melissa o dei carmelitani o delle monache di Santa Maria degli Angeli. Ma prima di disquisire su questi accenni storici, vediamo la ricetta. 75 g di foglie di melissa, 7 g di foglie di menta, 5 g di foglie di rosmarino, 5 g di foglie di salvia, 5 g di foglie di timo, 3 g di fiori di lavanda, 3 g di fiori di camomilla, 10 g della parte arancione o gialla di un'arancia e di un limone, 2 g di chiodi di garofano, 1 grammo di cannella, 250 g di alcol a 80 gradi e 150 g di acqua. Il procedimento è semplicissimo. Metteremo tutte le botaniche tagliuzzate all'interno di un contenitore perfettamente pulito, ci aggiungeremo l'alcol, chiuderemo e aspetteremo 15 giorni. C'è chi ama esporlo al sole, noi di Custodi di Erbe preferiamo metterlo in casa e quindi a riparo dalla luce diretta del sole. Dopo questi 15 giorni andremo a filtrare, ci aggiungeremo l'acqua, imbottiglieremo ed aspetteremo una settimana prima di consumarlo. Ma come lo usiamo? Lo utilizzeremo sia per uso interno che per uso esterno. Per uso interno magari sarà meglio ingentilirlo con un po' di miele o con un po' di zucchero. Per uso esterno invece possiamo applicarlo puro sulla pelle in caso di dolori reumatici, in caso di infiammazioni e infezioni della pelle, anche del cuoio capelluto. Possiamo utilizzarlo per dei gargarismi o comunque per la cura del cavo orale. Sembra aiutare in caso di stress, di insonnia e per i forti mal di testa. Dietro la popolarità di questo preparato sembra esserci lo zampino niente po' di meno che di Armand Jean Duplessis, il famigerato cardinale Richelieu. Sembra che proprio utilizzasse l'acqua di melissa per andare ad alleviare le sue presunte e fortissime emicranie. Ma se questo che vi sto per raccontare non è soltanto una leggenda, ma c'è un fondo di verità, possiamo intendere Richelieu come uno dei più grandi e antichi influencer della nostra storia. Tutto però sembra essere nato in un'epoca e in un tempo completamente differenti. La ricetta originale sembra nascere nel 1379 tra le mura del monastero di Santa Maria degli Angeli a Firenze. Qui le monache avevano capito l'importanza di un distillato a base di melissa per alleviare tantissimi disturbi. L'affiancavano anche loro a diverse spezie e ad altre botaniche. Ma la fortuna di quest'acqua di melissa è stata soprattutto per mano dei carmelitani. Quando infatti l'ordine dei carmelitani si scisse in calzati e scalzi, gli scalzi presero questa ricetta, la fecero loro e iniziarono a commercializzarla su larga scala, chiamandola appunto acqua dei carmelitani e sfruttando sicuramente la pubblicità di personaggi rilevanti dell'epoca, quale presumibilmente potrebbe essere stato Richelieu. Ma perché ad oggi l'acqua di melissa o dei carmelitani è così largamente prodotta, venduta e acquistata? La potenza di questo preparato sta non soltanto nei composti della melissa, quali flavonoidi e acidi fenolici, e terpenoidi, quali il citrale, il geraniolo e il citronellale, ma anche i fitocomposti che caratterizzano tutte le altre botaniche. Quindi è la totalità delle botaniche presenti all'interno di questa ricetta a farne un concentrato di antiossidanti e antinfiammatori.